Oggi sono qua per raccontarvi una storia avvincente, divertente, che chiameremo usato come nuovo. Allora, praticamente vi racconto una mia disavventura molto divertente per voi magari, ma per me è una roba che sono rimasto agghiacciato, onestamente parlando. Allora, questo è il mio pad, il mio DualSense, che purtroppo ha questa levetta, questa qui, che quando vai a sinistra o destra torna a volte indietro, quindi prende male l'input e di conseguenza giocarci è un po' complesso, no? E fenomeno che si chiama drifting, stavo per dire drifting ma no, è drifting il nome corretto. E dico vabbè, cosa faccio? Cambio il pad a mio malincuore, perché onestamente spenderci dei soldi ovviamente mi scocciava, perché comunque è ancora il pad del day one della PlayStation 5. Vado su Amazon e vedo un pad nero bellissimo, cioè colore straordinario. A me piace tantissimo il colore nero, cioè è il mio colore preferito praticamente, quindi ho detto cavolo, buono. Vado a vedere nuovo, mi arrivava entro 1-2 mesi e faccio no vabbè, ma chi può aspettare 1-2 mesi? Mi serve subito. E vedo questo pad nero usato come nuovo a 66 euro. Per chi non conoscesse Amazon Warehouse, praticamente di solito la roba usata come nuova è roba che praticamente arriva a casa della persona che l'ha ordinata e molto spesso fa subito il reso, perché o ci ripensa o perché così via, o perché ha sbagliato anche acquisto alle volte. E dico vabbè, sarà praticamente nuovo, di conseguenza non mi sto a preoccupare, perché avendo già in passato acquistato su questa sezione mi sono trovato a volte anche dei giochi a prezzi veramente bassi ancora incerofanati e ancora chiusi. E mi è arrivato ieri mi è arrivato questo pad, questo qua, e dico vabbè, la scatola è un po' rovinata, ma è normale, cioè può essere che sai, col trasporto qua là era un po' nel magazzino, che ne so. Vado ad aprirlo, che è una cosa che farò anche adesso, perché ovviamente l'ho richiuso. Vado ad aprirlo, se riesco, perché con una mano è un po' complesso, però adesso non viene più fuori. Sta a vedere? No, ok. E vedo questo, dico vabbè, ok, dai, dentro c'è il pad, molto bene, no? Sorge un problema però. Vedo il pad così e dico vabbè, è anche ben confezionato, praticamente sembra nuovo. Tutto felice perché cavolo, domani mi arriva Diablo, ci posso giocare, così via, finalmente posso tornare a fare qualche video, perché con l'altro sta diventando un po' complesso fare i video, li faccio ma con un po' di complessità. Lo apro e mi trovo, perché poi ecco, bene, c'era la telecamera che aveva deciso di abbandonarmi. Lo apro e arriva e c'è questa cosa qui. E a primo impatto mi accorgo subito che la levetta destra, praticamente, guardate, è bloccata. Cioè, è rotta, praticamente. È rotta. Non va. Fantastico. E in più è tutto sporco. Sporchissimo. Guarda che roba. Cioè, che poi non so nemmeno cosa sia sto sporco. E ho paura di saperlo, onestamente. Ma un'altra cosa che mi arriva un po' campanile, che vedo, è il tasto L1. Perché il nuovo, cioè questo DualSense ha una nuova caratteristica. L'L1 wireless, praticamente. Noi potremmo controllare l'L1 senza che ci sia effettivamente. Non c'è L1, non c'è. In più, a lato, è anche un po' aperto. Quindi praticamente un joypad. Perché la telecamera oggi fa le bizze così? Oh, bene. Un joypad che praticamente è non è usabile. Non è usabile. Assolutamente no. Ci sono rimasto veramente male. Sono rimasto veramente male. Cioè un joypad veramente distrutto. A parte che se uno va un po' dal dash,
Cioè fa un rumore bruttissimo. Perché qui, essendoci L1, si apre se uno spinge un po'. Si apre. Cioè, è rotto proprio. Cioè, lo sto aprendo per così, con poca forza, eh. Non si vede bene, ma... Cioè, si sta aprendo. E questa è la mia disavventura chiamata usato come nuovo. Se questo è usato come nuovo, il mio è ancora impacchettato. Ok? Perché il drifting in confronto a questa roba qua è oro colato. E niente, quindi cioè io ci sono rimasto veramente di... Cioè adesso rido, racconto col sorriso perché ho già fatto il reso, domani me lo vengono a prendere. Però porca miseria, cioè io credevo che queste cose venissero controllate. Capisco che ci sia tanto lavoro da fare, però è il tuo lavoro controllare. Cioè, Amazon è il tuo lavoro. So che non te ne frega una mazza perché hai miliardi, però sarebbe il tuo lavoro. E se tu mi spacci un controller così usato come nuovo, c'è un problema. C'è un problema. Però vabbè, adesso sarà sicuramente stato un errore del sito, di chi l'ha controllato, per carità di Dio. Cioè, non è che sto a incattarmi con Amazon perché è la prima volta che effettivamente mi arriva una roba così brutta da parte loro. Però di base mi ha fatto subito incazzare come una bestia, perché giustamente uno si incazza, ci ha speso quasi 70 euro e comunque dovendo fare i video, dovendo fare queste cose, mi serviva un pad nuovo per poter fare video, per poter giocare, per poter registrare di conseguenza, perché molte serie che sto facendo sono su PlayStation 5, quindi mi serve un pad per continuare la registrazione, soprattutto su FIFA, perché Sherlock Holmes ancora ci riesco a giocare, ma su FIFA è già successo col drifting che ho avuto non pochi problemi, ho anche rischiato di praticamente per colpa di questo drifting far fallire una partita. Cioè stavo vincendo tranquillamente, il giocatore fa una mezza papera perché si vede che ha preso due input diversi e ha fatto il passaggio all'avversario davanti alla porta, fortuna che ha sbagliato, però per farvi capire che dovevo cambiarlo per forza. Ora oggi mi arriva il joypad nuovo, perché mi arriva oggi, nuovo stavolta, perché non mi fido più, scusate, ma dopo questa disavventura mai più usato su Amazon, mai più, e ci metto le mani sul fuoco, solo roba nuova e finalmente potrò fare le mie cose, anche perché oggi arriva Diablo, arriva il nuovo pad, per Diablo avevo in mente di fare qualche live, di ricominciare a fare qualche live su Twitch, insomma, e così via. Quindi niente ragazzi, voleva essere un video così un po' divertente per raccontarvi le mie disavventure e mi fa ancora ridere pensare che ci fosse scritto usato come nuovo. Ammazza, oh, pensa se era usato e basta, come cavolo mi arrivava a casa. Mi arrivava solo un tasto, mi arrivava. Vabbè. Tra l'altro, non lo so, ma chiedo a voi, dentro a questi pad, no? Non dovrebbe esserci anche il cavetto di ricarica? O è a parte? Perché non sembra che ci sia. Dovrebbe essere a parte forse, vabbè. Comunque ragazzi, vi ringrazio molto, vi volevo raccontare questa piccola disavventura per farci ovviamente due risate, non deve essere un video polemico, è per parlare, così per divertirsi, far due chiacchiere, che ogni tanto ci vogliono questi video un po' divertenti, no? Per voi, per me un po' meno, ma quantomeno. Comunque, qua finisce la storia di Usato come nuovo, una storia travolgente, degna di attenzione. Io vi ringrazio e ci becchiamo ad un prossimo video, sperando che non sia così catastrofico. Ciao ragazzi, alla prossima.